Oggi i mercati hanno più paura a prestare i soldi alla Francia che all'Italia. 10 anni fa questo sarebbe stato impensabile. Negli ultimi anni mi sono trasferito in Germania, Austria, Francia e col passare del tempo ho visto pian piano loro perdere i pezzi di quella forza che sembrava scontata. Sono arrivato a Glasgow nel 2016, l'anno esatto del referendum della Brexit. All'epoca non l'ho vissuta come una crisi, sembrava solo un voto. Ma quello che è successo dopo, con i numeri veri, non è affatto piccolo. Tra il 2016 e il 2021, più di 440 tra banche e società finanziarie hanno spostato sede, staff e parte della loro attività fuori dal Regno Unito. Parliamo di circa 900 miliardi di sterline di asset bancari trasferiti altrove, quasi il 10% dell'intero sistema britannico e di un totale stimato intorno ai 1300 miliardi di sterline, se si contano tutti gli asset finanziari spostati verso l'Unione Europea. Insieme a questo, circa 7400 posti di lavoro nel settore finanziario sono stati trasferiti fuori da Londra. La City di Londra, per quasi 30 anni la capitale finanziaria indiscussa d'Europa, si è vista letteralmente smontarsi pezzo per pezzo. C'è un episodio quasi simbolico. A un mese esatto dall'ufficialità della Brexit, a febbraio 2021, Amsterdam ha superato Londra come principale piazza di scambio azionario d'Europa. Gli scambi medi giornalieri ad Amsterdam sono saliti a 9,2 miliardi di euro contro gli 8,6 miliardi di Londra. Per un solo mese Londra è tornata davanti a giugno, ma alla fine del 2021 Amsterdam ha chiuso l'anno da prima piazza europea, sorpassando la città che per una vita intera era stata sinonimo di finanza europea. Il Regno Unito, va detto, cresce ancora. Nel 2024 il PIL è salito dell'1,1%, un dato tutt'altro che disastroso. Ma il punto non è solo la crescita, è che un pezzo dell'identità economica di Londra, quella capacità di essere il centro finanziario d'Europa senza rivali, si è spostata altrove. Dopo la Brexit, per un po' è sembrato che l'Europa avesse trovato un nuovo equilibrio. Poi è arrivato il Covid e invece di colpire tutti allo stesso modo, ha ribaltato delle gerarchie che sembravano scontate. Paesi come l'Italia e la Spagna, che per anni erano stati raccontati come il fianco debole dell'Europa, quelli sempre indietro nei confronti, sono usciti dalla pandemia crescendo più delle economie che li guardavano dall'alto verso il basso. E qui i numeri sono onesti. Nel 2020 la Spagna aveva subito il colpo più duro, un crollo del PIL del 10,9% contro l'8,9% dell'Italia e il 7,4% della Francia. La Germania se l'era cavata molto meglio, eppure guardando la crescita accumulata dal 2019 al 2023, l'Italia ha messo a segno un più 3,5%, più della media dell'intera Eurozona. Quindi la storia giusta non è chi dei paesi ha vinto, ma che Italia e Spagna in momenti diversi hanno smentito l'etichetta di economie deboli che si portavano dietro da anni. L'Italia recuperando più in fretta nella prima fase e la Spagna accelerando di più nella storia recente. Quindi il divario che sembrava naturale, quasi genetico, tra i paesi del sud Europa e la Francia, la Germania, ha iniziato a stringersi sempre di più, soprattutto su un indicatore che riguarda quanto un paese viene considerato affidabile dai mercati, il debito pubblico. L'Italia resta il paese con il debito più alto tra le grandi economie europee, il 135% del PIL. Ma quello che i mercati chiedono all'Italia per prestarle i soldi si è avvicinato moltissimo a quello che chiedono alla Francia. Ottobre 2022, il giorno dell'insediamento del governo Meloni, lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli francesi era quasi di 180 punti base. L'Italia pagava molto di più per finanziarsi perché veniva considerata molto più rischiosa. Nell'estate del 2025 quel differenziale si è ridotto a soli 9 punti base, sostanzialmente quasi pari, e in alcuni momenti per la prima volta dal 2005 i titoli di Stato italiani hanno reso persino meno di quelli francesi, non perché l'Italia sia improvvisamente diventato un porto sicuro, ma perché la Francia, un paese che per decenni è stato considerato tra i più solidi d'Europa, ha iniziato ad accumulare deficit e instabilità politica al punto che i mercati non la distinguono più chiaramente dall'Italia. E questo da solo racconta quanto poco fossero stabili gli equilibri che davamo per scontati una decina di anni fa. Quando mi sono trasferito in Germania era ancora la locomotiva d'Europa, il paese che tutti gli altri cercavano di imitare, il modello industriale che funzionava sempre, anche quando il resto dell'Europa arrancava. Poi è scoppiata la guerra in Ucraina e la Germania si è trovata scoperta esattamente nel punto in cui aveva costruito l'intero modello industriale. L'energia a basso costo. Il gas russo che arrivava a prezzi bassissimi da un giorno all'altro non c'era più. Oggi le aziende tedesche pagano l'energia elettrica circa un quarto in più della media europea e nello stesso periodo è successa un'altra cosa, forse ancora più profonda.
La Cina ha smesso di essere solo il mercato dove la Germania vendeva le sue auto ed è diventata una sua concorrente diretta, proprio sul terreno in cui la Germania avrebbe dovuto giocare d'anticipo, cioè l'auto elettrica. Oggi, per la prima volta nella storia recente, la Germania importa dalla Cina più beni strumentali, macchinari, tecnologia industriale di quanti ne esporti. È un dato che ribalta completamente il ruolo che la Germania ha avuto per decenni. E il risultato di tutto questo insieme, energia cara, concorrenza cinese, domanda che si affievolisce, è che la produzione industriale tedesca è scesa di quasi il 10% dal 2019 ad oggi. Non un singolo trimestre negativo, ma un declino che dura da anni e non si è più davvero ripreso. Dietro questo scenario già fragile, l'Unione Europea ha deciso che dal 2035 non si potranno più vendere auto nuove con motore a combustione interna, con alcune deroghe tra cui la possibilità per le casse automobilistiche di continuare a produrne fino al 10% della propria flotta complessiva. È una misura pensata per il clima, non per proteggere l'industria, anzi arriva proprio mentre l'industria automobilistica tedesca ed europea sta già perdendo terreno contro la concorrenza cinese sull'elettrico. Non sto dicendo se questa scelta sia giusta o sbagliata, è una decisione legittima, presa per motivi che vanno oltre l'economia. Dico solo che il momento in cui arriva non è casuale ed è difficile ignorarlo. Un pezzo enorme dell'economia europea deve reinventarsi da zero, proprio mentre è già in affanno su un altro fronte. La cosa che mi colpisce di più è che ognuna di queste crisi prese da sola sembrava un incidente di percorso. La Brexit sembrava una scelta politica tutta britannica, il Covid sembrava un evento eccezionale, imprevedibile, destinato a passare senza lasciare troppe tracce. La guerra in Ucraina sembrava un problema geopolitico e militare, lontano dalle fabbriche e dai bilanci industriali. Ma queste crisi, messe in fila una dietro l'altra, raccontano qualcosa di molto diverso. Le certezze economiche su cui avevamo costruito la nostra idea di Europa non erano così solide come sembravano da fuori. Onestamente non ho idea su cosa succederà nei prossimi anni, ma una cosa è certa, l'Europa che conoscevo 10 anni fa, quando sono partito la prima volta, oggi non esiste più in nessuno di questi paesi. E forse la domanda giusta non è più qual è il paese più forte dove andare a vivere, ma bisogna imparare a muoversi dentro un'Europa che cambia ovunque tu scelga di stare. Se avete vissuto anche voi in uno di questi paesi e avete notato lo stesso cambiamento, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Come al solito li leggerò tutti e risponderò. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!